Ma io mi sono appena resa conto di aver fatto un errore gravissimo. Vi ho sempre parlato di Slenderman e dei suoi seguaci senza mai approfondirli. Tocca rimediare. Ciao a tutti proxy, io sono Amy e benvenuti o bentornati sul mio canale. Dopo più di 3 anni dalla puntata di Creepy Anthology su Slenderman, finalmente ne arriva una anche per i suoi seguaci. Prima di cominciare ricordate di lasciare un like e di iscrivervi se non lo aveste ancora fatto, e adesso vi lascio al video. I proxy sono entità o persone che servono lo Slenderman e che agiscono sotto la sua influenza. Si sospetta che loro facciano il lavoro fisico reale per suo conto, come creare o manipolare oggetti, distruggere e lasciare prove e, in caso degli ARG, creare video. Il loro compito è infatti quello di influenzare altre possibili vittime secondo necessità. I proxy sono inoltre considerati gli antagonisti primari o secondari della maggior parte degli ARG basati sullo Slenderman. Molto probabilmente i proxy hanno avuto inizio dalla resa pubblica delle informazioni riguardanti il potere di controllo mentale di Slenderman. I primi creepypasta indicavano che Slenderman era in grado di comunicare telepaticamente o influenzare le sue vittime o coloro che desideravano eseguire i suoi ordini. L'evidenza più comune per questo era l'uso della comunicazione telepatica per parlare ai bambini che avrebbe guidato prima all'aperto e poi nella foresta dove avrebbero trovato la morte. L'idea dietro ai proxy può derivare dall'idea che lui non solo possa influenzare le sue vittime, ma anche spingerle ad agire secondo il suo volere. Nonostante la credenza popolare, i proxy sono essenzialmente poco più degli schiavi, sono semplicemente umani controllati per via mentale che non ottengono nessuna proprietà innaturale oltre al loro comportamento. La maggior parte dei proxy sono completamente inconsapevoli della loro natura, poiché i loro ricordi sono soppressi da Slenderman, e quelli che scoprono di essere dei proxy sono spesso inorriditi dall'apprendere il controllo mentale che era avvenuto su di loro. Pochissimi mantengono la loro personalità mentre sono in servitù forzata, poiché la maggior parte ne adotta una separata, a volte quasi opposta alla loro vera personalità. Questo può essere un metodo in cui Slenderman aiuta a impedire loro di ricordare le loro azioni. Molti delegati sembrano adorare in modo figurato, o talvolta letteralmente, lo Slenderman mentre sono sotto il suo controllo. Se questo è un modo per mantenerli obbedienti o il risultato di un ego gonfiato è sconosciuto, sebbene il primo possa essere più probabile. Alcune storie riportano che i proxy che si sono rivelati un fallimento o che sopravvivono alla loro utilità in seguito vengono distrutti per evitare che diventino un problema. I seguaci di Slenderman sono classificabili a seconda delle loro caratteristiche. Abbiamo i burattini mindless creati da Slenderman, i berserker più strettamente simili alla percezione tradizionale del proxy, che sono schiavi ma hanno una propria volontà sufficiente per risolvere i problemi e per le tattiche, i dormienti che mantengono intatti i loro personaggi originali e rimangono inconsapevoli del loro stato di proxy, gli agenti che non sono proxy in senso tradizionale poiché assomigliano a dei cultisti, e i revenants, proxy con abilità super resistenti e rigenerative garantite loro da Slenderman. Ogni proxy sembra avere un qualche tipo di simbolo proprio, in caso contrario a volte condividono i marchi degli altri. Non si sa cosa significhi ciascun marchio, se hanno un uso paranormale o fisico o sono semplicemente un simbolo della presenza di Slenderman. Il famoso marchio dell'operatore è stato inserito in molti ARG a tema Slenderman, compreso ma non limitato a Tribe 12, Dark Harvest 00 e persino Wild Shadow 57. È stato inoltre accettato come simbolo della cultura pop primaria per Slenderman e Proxy. È importante notare che i personaggi di Marble Horse o Everyman Hybrid non sono mai definiti come proxy, poiché le due serie non hanno mai adottato né dichiarato il termine, e in caso contrario non hanno alcun collegamento con esso. I personaggi più comunemente scambiati per proxy sono senza dubbio quelli appartenenti all'ARG Marble Horse. Questa è una delle poche serie in cui il termine proxy non può essere identificato. Il cast ha specificatamente affermato di non avere alcuna connessione con gli altri ARG e che il termine può essere definito solo come non ufficiale, perché non appropriato per descrivere i personaggi della serie. Un altro personaggio erroneamente scambiato per proxy è Kind von der Ritter, uno dei personaggi di Dark Harvest, che non ha nessun vero contatto con Slenderman.
E anche oggi abbiamo imparato cose che sicuramente ci torneranno utili in futuro. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete consigliarmi i prossimi argomenti da trattare troverete qua sotto il modulo per farlo. Detto questo io vi saluto e da Amy out.